Io da un padre di famiglia come te una cosa del genere non me l'aspetto. Non puoi dare le chiavi di una casa che non è la tua ad un semisconosciuto e dimenticarti di richiedergliele. Guarda, a me dispiace se stanotte ci sono andata giù pesante. Però capisci, quando l'ho visto mi è preso un colpo. A parte il fatto che il semisconosciuto lo frequenti da 20 anni. Da 20 anni non c'è manco il coraggio di dirgli le cose in faccia. Adesso il problema sono io che mi sono dimenticato di chiedere le tue chiavi di casa tua. Sì, fai cazzate in continuazione. Veramente, non ne faccio una giusta io praticamente. Anna, tu hai capito che stanotte solo per essere entrata in cucina io ho rischiato un infarto? E questo perché lui doveva essere tranquillizzato sulla lievitazione della pizza. Ho proposto di fare una serata tutti insieme qua a vedere una partita. A casa mia. Ma hai tenuto il muso tutto il tempo. Certo, Hai tenuto il muso, certo. va bene? Scusa se te lo dico, ma io sono seriamente preoccupata per chi hai vicino. Ho cominciato a parlare di un film che abbiamo visto al cinema. Per carità è successo un casino, ok? C'è un problema, provo a risolverlo. Lo mando a prendere Non la lo devi pizza. risolvere, Lo mando a ne devi prendere la parlare pizza, con così me, almeno ne devi siamo parlare con 20. me. Senti, anche noi ci conosciamo da poco, ma non mi sembra che tu sia mai entrata in casa nostra in piena notte. Poi il vero problema comunque è Simone, perché è un ragazzino viziato, è mammone. E poi fa delle cose assurde, porta la gente dentro casa, mi nasconde le cose, lascia le chiavi di casa in giro. Sai che c'è? Io venerdì sera stavo qua. Ieri pomeriggio abbiamo lavorato tutto il tempo. Alla causa tua. Per te abbiamo lavorato. Sì. Okay. Ho rovistato in mezzo alla spazzatura. M'hanno pure menato. C'ho i lividi addosso. Scusami, una che te l'ho chiesta. Sì, una, va bene. scusami. E stanotte ho passato tutta la notte in questura con te e con quell'altra. Ok? E stamattina ho pure saltato l'ufficio. Ok? Se permetti, io so 3 giorni che non vedo la mia famiglia, quindi te saluto. No, Vale, ti prego, per favore. No, non mi toccare, c'ho i lividi, mi fai male. Scusami, però non mi puoi lasciare. No. Allora io adesso torno dai miei, così tu puoi riflettere con calma su quello che è successo stanotte, va bene? Tanto no, per te va bene. no. Vale, per favore, mi prendi lo zaino sopra l'armadio che non ci arrivo, grazie. E poi mi accompagni anche a casa, grazie. Mi ascolti? Possiamo ragionare? Ragioniamo su quello che è successo stanotte. Tu ti rendi conto che agli occhi del commissario a momenti avevo torto io? Tu hai difeso l'amico tuo. No, signor commissario, sa, è un momento, un ragazzo fragile, un momento un po' così. Ti rendi conto che a lui l'hanno mandato via subito e a noi ci hanno tenuto per gli accertamenti? Io non ho difeso il mio amico, possiamo parlarne con calma? Possiamo parlare? Mi ascolti veramente? No, io ti ascolto quando tu mi dici che cosa è successo l'altra sera e come ha fatto quello a entrare in casa nostra. Ma chi gliel'ha date le chiavi di casa? Chi gliel'ha date le chiavi? Chi gliel'ha Lo date? sai che me lo chiedo pure io? Non è che sei tu che come al solito... Io? Non è mai successo Simone, che non ti lasci le attaccare, cose... non devi rigirare le cose, non le puoi è mai rigirare, successo, non è- smettila. Allora dimmi, chi gli ha dato le chiavi? Non è importante chi gli ha dato le chiavi, non è importante chi gli ha dato le chiavi. Sai perché non è importante? Perché c'era la partita e l'ho proposto io che la vedevamo tutti insieme. Sì, ma Simone sa che io non voglio persone dentro casa quando non ci sono. Ma lo sa, però pensavo che se ci fossi stato io non sarebbe stato un problema. Non è un problema, infatti. Il problema è che le chiavi di casa nostra vanno in giro. No, non è neanche questo il problema, ok? Il problema è che qui si questiona ogni volta quello che faccio io, anche quando riguarda il mio lavoro, dove, scusate se lo dico, credo di essere mediamente bravo, no? Sì, ma che c'entra questo? Io ti vengo a dire quello che devi fare tu con i tuoi Ma che rampati. cosa c'entra? Ecco, allora tu non hai idea dei guai che io ho evitato stanotte comportandomi così, ma non a me, a te, a noi, a tutti e due, ok? Perché con la denuncia dei vicini, l'intrusione di notte partiva un processo per direttissima, finivamo tutti alla sbarra, scattava l'articolo 26. Vale, per favore, ci ricordi cosa prevede l'articolo 26? Ecco, grazie, non ci roviniamo la giornata. A me quello che dispiace è che con tutto quello che è successo nelle ultime settimane, il trasloco, siamo venuti ad abitare qui, tu giustamente, beata te, fai un lavoro che ti porta in giro per l'Europa, io sto sempre in tribunale con lui, non c'è mai stato un weekend, un giorno tranquillo. Questo poteva essere il weekend buono, invece stiamo qui a discutere di una cosa che è già risolta, che non esiste più, ok? Quando si potrebbe parlare delle cose belle, come ad esempio della sorpresa che t'ho fatto. Ah, della sorpresa? Oh, della sorpresa? Della sorpresa. Però te lo devo dire così. Ma che sorpresa. Dove volevi andare per il Ponte dei Morti? A Praga. A Praga. E noi stiamo qua a discutere. Ma a Praga dove ti ho chiesto io? A Praga dove mi hai chiesto tu? Sì. Ma tanto stai andando dai tuoi, no? Che costa 500 euro a notte? Irene, ti ho mai fatto problemi di soldi? No. Vabbè, il resto. Sì, però di quello che è successo ne riparliamo. Quando vuoi.
500 euro a notte. Li trovo. Tu non ce l'hai mai avuti 500 euro da spendere in una notte. Vale, mi dai una mano? Ma arrivo! Il cane a chi lo lasci? Io sono allergico, Eccomi.